11.000 tonnellate di sostanze chimiche tossiche immagazzinate illegalmente in un enorme magazzino. Sembra uno scenario impossibile, ma quando esplode con la potenza di una bomba nucleare, ci ricorda che l'impensabile potrebbe nascondersi proprio dietro casa. L'esplosione apocalittica diventa virale da un giorno all'altro e una domanda echeggia in tutto il mondo. Com'è potuto accadere? La verità svela una rete contorta di menzogne e corruzione, talmente imperdonabile da costringere il Partito Comunista Cinese a rivoltarsi contro i suoi stessi membri. In una torrida sera d'estate, nel porto di Tianjin, i lavoratori sono in fermento. L'enorme complesso rappresenta la porta economica d'accesso a Pechino, connessa con i colossi di ogni settore. Tianjin è infatti uno dei porti più trafficati del mondo e gli operatori lavorano senza sosta, giorno e notte, per rispettare i rigidi tempi di spedizione. Tra le aziende che alimentano questo traffico c'è Ruhai Logistics, proprietaria di una struttura grande quanto 10 campi da calcio. L'azienda aveva ottenuto solo da pochi mesi il permesso di movimentare merci pericolose. Eppure, Ruhai trattava sostanze chimiche pericolose già da oltre un anno e i suoi dipendenti non avevano alcuna formazione adeguata per gestirle in sicurezza. La loro scarsa preparazione fa sì che materiali infiammabili vengano stoccati accanto a esplosivi, in quantità molto superiori ai limiti previsti dalla legge. Nonostante queste violazioni evidenti, l'azienda aveva superato da poco un'ispezione statale. Quindi la notte del 12 agosto il personale prosegue con le spedizioni come se nulla fosse. Mentre impilano container su container, nessuno si accorge che la catastrofe è già in moto. Nell'area di arrivo di Ruhai, 27 tonnellate di cotone fulminante giacciono in container d'acciaio, in attesa di essere trattate. Si tratta di un composto altamente infiammabile, che dovrebbe essere conservato in un luogo fresco e umido. Invece, è rimasto per giorni sotto il sole cocente. Raggiunti i 65 gradi Celsius, un container prende improvvisamente fuoco. Gli operai notano l'incendio dopo pochi minuti e chiamano subito i soccorsi. Convinti di affrontare un normale incendio industriale, 8 autopompe si precipitano sul posto. Ma quando arrivano, trovano i cancelli del magazzino chiusi e il personale di Ruhai è scomparso. Con frustrazione, i vigili del fuoco sono costretti a guardare da fuori mentre le fiamme divorano altri container. Quando finalmente riescono a entrare nel sito, vengono accolti da colonne di fumo nero e denso che si alzano nel cielo, accompagnate da un odore nauseabondo che impregna l'aria. Un'intera pila di container è ormai ridotta in cenere. Mentre le squadre avanzano, il comandante della brigata comincia a preoccuparsi seriamente. I suoi uomini sono circondati da casse d'acciaio che potrebbero prendere fuoco in qualsiasi momento. Chiede quindi allo staff di Ruhai cosa contengano, ma nessuno fornisce una risposta chiara. Nessuno ammette che l'intero magazzino è pieno di sostanze chimiche pericolose. Nel frattempo, i camion dei pompieri tentano di raggiungere il cuore dell'incendio, ma l'impresa si rivela quasi impossibile. Le strade del complesso sono strette anche nelle migliori condizioni e ora sono ostruite da un vero labirinto di container in fiamme. Impossibilitati ad aprirsi un varco, i vigili del fuoco cambiano strategia. Utilizzano i cannoni ad acqua per raffreddare i container adiacenti, nella speranza di contenere la propagazione dell'incendio. Ma ogni sforzo si dimostra inutile. Le fiamme continuano a crescere di intensità, al punto che i soccorritori iniziano a temere che le loro attrezzature non resistano ancora a lungo. Rendendosi conto dell'imminente pericolo, il comandante ordina alla sua squadra di ritirarsi a una distanza di sicurezza e chiama rinforzi. Ma quando altre unità si lanciano nell'inferno, si trovano di fronte a una reazione a catena ormai fuori controllo. Il fuoco si propaga rapidamente da un container all'altro, innescando sostanze chimiche volatili che alimentano l'inferno. In pochi istanti, le fiamme raggiungono dei liquidi altamente infiammabili che esplodono in un lampo accecante. I vigili del fuoco, lavorando all'unisono, posizionano le linee di rifornimento e iniziano a irrorare l'area con acqua e schiuma. Da quel momento, l'unica strategia possibile è proteggere tutto ciò che si trova intorno. Tuttavia, i soccorritori non si rendono conto che stanno aggravando la crisi. Le sostanze chimiche presenti nel sito reagiscono violentemente al contatto con l'acqua, generando un pericoloso accumulo di gas sotto pressione.
Mentre svuotano i serbatoi, iniziano a udire sinistri crepitii provenire dai container in fumo. Ignari dei segnali d'allarme, continuano a combattere le fiamme fino a quando l'incendio raggiunge l'area di stoccaggio principale. È qui che sono conservate le sostanze più pericolose e l'intero settore viene consumato da un muro di calore bruciante che avanza a velocità terrificante. Quando i vigili del fuoco si rendono conto che migliaia di container sono ormai avvolti dalle fiamme, estendono la zona di sicurezza agli edifici circostanti, ordinano un'evacuazione di massa. Ma mentre le persone cercano di mettersi in salvo, le temperature all'interno del magazzino superano i 200 gradi. 800 tonnellate di fertilizzante esplosivo stanno iniziando a decomporsi. Improvvisamente, i vigili del fuoco avvertono una profonda scossa sotto i piedi, seguita da una violenta esplosione che fa tremare l'intero magazzino principale, generando un terremoto di magnitudo 2,3. L'esplosione scaglia schegge di acciaio fuso in ogni direzione, mentre centinaia di container saltano in aria in un solo istante. I pompieri più vicini vengono investiti da una nube tossica di sostanze chimiche e il magazzino inizia a scricchiolare, le sue fondamenta ormai instabili. Storditi e confusi, alcuni cercano disperatamente una via di fuga mentre l'edificio inizia a crollare intorno a loro. Ma dopo appena 30 secondi, un'esplosione ancora più potente e assordante squarcia il sito. In un istante, una gigantesca palla di fuoco erutta verso il cielo, illuminando la notte di arancione. La potenza dell'esplosione vaporizza i camion dei pompieri e l'onda d'urto si propaga per tutta Tianjin, mandando in frantumi vetrate fino a 10 km di distanza. I sismologi registrano in seguito un secondo terremoto di magnitudo 2,9, con una forza stimata pari a 400 tonnellate di TNT, l'equivalente di una piccola bomba nucleare. Nel caos che segue, i soccorritori si affannano alla ricerca di sopravvissuti intrappolati. Ma la città è irriconoscibile. Interi quartieri sono stati rasi al suolo. L'aria è satura di fumo e cenere, mentre detriti infuocati piovono da ogni parte. L'esplosione incenerisce anche migliaia di automobili appena prodotte. Le carcasse in fiamme alimentano nuovi incendi, appiccando fuoco a qualsiasi sostanza chimica residua oltre l'area iniziale dell'inferno. I soccorritori ricevono poche informazioni. Nessuno sa con esattezza dove sia avvenuta l'esplosione, né se vi sia il rischio di esposizione a sostanze mortali. Nonostante tutto, i soccorritori fanno il possibile per contenere l'inferno e nel corso della notte riescono a evacuare centinaia di persone. Tianjin, la mattina seguente, è avvolta in un'atmosfera tesa e carica di angoscia. Interi condomini sono stati distrutti e cresce il timore che le vittime possano essere a migliaia. La preoccupazione aumenta quando un folto contingente di soldati arriva per ispezionare il paesaggio spettrale, dove fiamme e macerie si estendono a perdita d'occhio. Nel frattempo, i paramedici iniziano a notare che migliaia di senzatetto presentano sintomi preoccupanti: irritazioni cutanee, bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie dovute all'inalazione di fumi tossici. Le stesse lamentele arrivano anche dai soccorritori, portando i servizi d'emergenza a sospettare che l'esplosione sia stata causata da sostanze chimiche. Di fronte a una situazione fuori controllo, nel pomeriggio viene inviata un'unità specializzata in guerra chimica per indagare. I risultati sono allarmanti. L'aria attorno al sito dell'esplosione è contaminata da gas pericolosi, tra cui ammoniaca, anidride solforosa e fosgene, un composto impiegato nelle armi chimiche. Ma i dati più sconvolgenti emergono dalle analisi dell'acqua che riempie il cratere dell'esplosione. Contiene oltre 8.000 volte il limite consentito di cianuro per l'acqua potabile. I risultati scatenano il panico. L'intera area potrebbe essere diventata una trappola mortale. Rendendosi conto dell'entità della contaminazione, le autorità sigillano rapidamente tutti gli scarichi e le fognature per impedire che le sostanze tossiche si riversino nell'ambiente. Vengono costruite barriere attorno all'intero sito per proteggere la popolazione da qualunque altra minaccia possa celarsi tra i detriti. E, come previsto, le squadre chimiche scoprono ben 700 tonnellate di cianuro sparse nell'area.
Iniziano immediatamente a trattare la sostanza con una soluzione neutralizzante, ma la presenza di molte altre sostanze chimiche ancora non identificate rende il compito estremamente difficile. Con una crisi ambientale in pieno corso, il governo cinese cerca di minimizzare l'impatto dell'esplosione. Ma non c'è più modo di nascondere la verità. L'esplosione ha distrutto talmente tanti carichi da interrompere le catene di approvvigionamento globali, attirando così l'attenzione internazionale. La crescente pressione obbliga le autorità a promettere un'indagine pubblica. E una domanda urgente rimbalza ovunque. Cosa conservava esattamente Ruhai nel magazzino? Il giorno seguente, Ruhai pubblica finalmente un rapporto di inventario. Ma il documento non fa che peggiorare la situazione, confermando una gestione disastrosa. La maggior parte dei registri è andata distrutta nell'esplosione e l'azienda non dispone di backup per ricostruire l'elenco completo. Alla ricerca di risposte concrete, gli investigatori interrogano i dirigenti di Ruhai e analizzano i registri doganali per colmare le lacune. Le loro stime? Almeno 3.500 tonnellate di sostanze chimiche erano stoccate nella struttura, ma quel numero potrebbe salire fino a 11.300 tonnellate. La rivelazione scatena l'indignazione dei migliaia di residenti sfollati, che apprendono dettagli agghiaccianti durante una conferenza stampa del governo. È in quell'occasione che la popolazione viene informata di almeno 40 morti, confermati ufficialmente. Ma nessuno, fino a quel momento, era stato avvertito della presenza di sostanze chimiche volatili accanto alle proprie abitazioni. E le spiegazioni fornite dalle autorità risultano vaghe, evasive e tutt'altro che rassicuranti. Man mano che la rabbia cresce, i giornalisti incalzano i funzionari con domande sempre più dirette. Ma all'improvviso l'incontro viene interrotto e la diretta streaming tagliata senza preavviso. Non sorprende che questo atteggiamento sprezzante alimenti online un'ondata di sospetti e accuse di corruzione, con discussioni infuocate sulle piattaforme social cinesi. In assenza di comunicazioni credibili da parte dello Stato, i giornalisti iniziano a indagare autonomamente. E pochi giorni dopo, una rivelazione inquietante viene alla luce. In un rapporto sotto copertura, un agente di polizia afferma che le autorità stanno spostando i cadaveri dalla zona dell'esplosione e fornendo deliberatamente numeri falsi alla stampa locale. Quando la notizia si diffonde, la fiducia nel governo crolla all'istante. I giornalisti proseguono le indagini, cercando prove di un potenziale insabbiamento, ma si scontrano immediatamente con un muro. Il sito ufficiale di Ruhai è stato misteriosamente chiuso. I dati di registrazione dell'azienda non sono più accessibili e anche i database pubblici risultano improvvisamente spariti. È come se qualcuno stesse cercando di cancellarne l'esistenza. Poi arriva un'altra rivelazione scioccante. L'intera struttura di Ruhai era stata costruita illegalmente. Sorgeva a soli 500 metri da abitazioni, scuole e un asilo nido. Metà della distanza minima richiesta dalla legge. Ma tutto questo era solo la punta dell'iceberg. La storia di Ruhai alla fine diventa di dominio pubblico, permettendo ai media di rivelare una verità sconvolgente. L'azienda non ha mai posseduto una licenza per lo stoccaggio di prodotti chimici. Un anno prima delle esplosioni aveva ottenuto un permesso temporaneo per movimentare sostanze chimiche all'interno del porto, ma a condizioni rigorose che ne vietavano espressamente l'accumulo. Ruhai, tuttavia, violò subito quell'accordo, iniziando ad accumulare grandi quantità di sostanze pericolose all'interno del proprio impianto. A peggiorare la situazione, continuò a farlo anche dopo la scadenza del permesso per la movimentazione. In pratica, i funzionari sapevano che Ruhai stava stoccando sostanze chimiche illegalmente quando l'azienda superò l'ispezione statale, pochi mesi prima del disastro. Per i proprietari delle case devastate dall'esplosione, questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Già esasperati, scendono in piazza chiedendo che lo Stato acquisti le loro proprietà distrutte. Ma le autorità si rifiutano, sostenendo che i residenti avevano approvato la costruzione del sito attraverso un sondaggio comunitario. È una menzogna sfacciata e la popolazione inizia a temere che non vedrà mai giustizia. Proprio mentre la rabbia raggiunge il culmine, Greenpeace pubblica un rapporto che cambia radicalmente la narrazione.
Secondo l'organizzazione, almeno altri 2 magazzini a Tianjin stoccano sostanze chimiche e si trovano ancora più vicini alle zone residenziali rispetto all'impianto di Ruhai. Ma la parte più esplosiva del rapporto riguarda i proprietari del sito. Entrambe le aziende coinvolte hanno legami con la Sinochem Corporation, una potente società di gestione chimica controllata direttamente dal Partito Comunista Cinese. Se confermati, questi legami dimostrerebbero un totale disprezzo da parte del governo per le normative edilizie e di sicurezza. La situazione si fa ancora più grave quando i media scoprono il nome di Xi Feng. Manager di Ruhai, al momento dell'esplosione, Feng aveva preso parte alle decisioni che portarono al disastro. Le indagini rivelano che aveva legami diretti con alti funzionari del PCC e un passato professionale presso Sinochem. E non è solo. A quanto pare, anche i proprietari dell'azienda avevano contatti ai più alti livelli del potere. Sebbene sia difficile stabilire con certezza chi controllasse realmente Ruhai, 2 nomi emergono come principali beneficiari: Dan Se-yuan e Yu Shui. Dan è il figlio del responsabile della sicurezza del porto di Tianjin, con accesso diretto a centinaia di dipendenti portuali e doganali. Grazie a questi legami, i dirigenti di Ruhai riuscirono a corrompere decine di funzionari, ottenendo il permesso implicito di stoccare illegalmente ben 49.000 tonnellate di sostanze chimiche. Accecati dall'avidità, ignorarono praticamente ogni norma sulla manipolazione dei materiali pericolosi. Alcuni dipendenti nemmeno sapevano che l'azienda custodisse sostanze chimiche nel magazzino. È un miracolo che non sia esploso molto prima. Quando i risultati dell'indagine vengono resi pubblici, il presidente Xi Jinping reagisce con fermezza. Nel giro di 4 settimane, una lunga serie di funzionari viene condannata anche solo per il minimo coinvolgimento nello scandalo. Il nome più illustre tra questi è Yu Shui, presidente della Ruhai Logistics. Yu riceve una condanna a morte con sospensione condizionale, colpevole di aver pagato milioni di dollari in tangenti. A molti appare come un tentativo del governo di ripulire la propria immagine, ma i critici sostengono che sia solo una mossa per salvare la faccia. Un'affermazione che i successivi sviluppi sembrano confermare. Dopo l'arresto, Ruhai viene chiusa definitivamente. I danni causati dall'esplosione ammontano fino a 6 miliardi di dollari, rendendola una delle catastrofi industriali più costose della storia moderna. Ma nonostante la chiusura dell'azienda e le condanne inflitte, gran parte della popolazione rimane indignata per l'esito delle vicende. Dopo un lungo e teso confronto, il Partito Comunista Cinese annuncia che comprerà le proprietà distrutte a un prezzo superiore al valore di mercato. Ma i pagamenti tardano ad arrivare e l'aumento del costo degli immobili ha lasciato molte famiglie senza un tetto e senza risorse. Non sorprende che il governo non abbia mai avviato una valutazione ufficiale della propria risposta al disastro. Al contrario, ha affidato al suo portavoce, il Quotidiano del Popolo, l'incarico di elogiare il coraggio dei soccorritori e censurare duramente qualsiasi critica rivolta al PCC. La polizia ha fisicamente impedito ai giornalisti di coprire l'accaduto e migliaia di account sui social media sono stati cancellati per aver pubblicato contenuti sull'incidente. Molti continuano a credere che il governo stia nascondendo qualcosa. E in effetti, non è mai stato chiarito quanto della contaminazione chimica sia davvero stato eliminato. Al momento della stesura di questo testo, i rapporti ufficiali dichiarano che l'area è completamente decontaminata. Tuttavia, sembra che le operazioni di bonifica si siano interrotte nel tempo. Gli ambientalisti denunciano la scarsità di aggiornamenti e affermano che le aziende coinvolte non rispondono più né alle email né alle telefonate. Oggi il sito della Ruhai è stato trasformato in un parco ecologico. Ma con un governo così poco trasparente ancora al potere, è probabile che non sapremo mai quanto sia realmente sicuro. A causa di un atteggiamento disinvolto verso la sicurezza industriale, i cittadini cinesi si trovano oggi esposti a rischi perfino maggiori rispetto al 2015. Ecco perché è ancora possibile che si ripetano tragedie come quella che causò 173 vittime e ferì 798 persone. Un bilancio delle vittime che, ancora oggi, resta avvolto dalla controversia.
Se questo racconto ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui approfondiamo storie vere, tragedie spesso dimenticate e vicende che meritano di essere raccontate, dal mare alle montagne, dallo sport alla cronaca. Ogni settimana nuovi episodi per riflettere, ricordare e capire.